Chiamo sul main stage del VMF Valerio Mezzalira, CEO di Oplon. Ciao Valerio, buon pomeriggio. Ciao, benvenuto. ciao Diletta. Buonasera a tutti, sono Valerio Mezzalira, CEO di Oplon Networks. Allora, innanzitutto perché siamo qui questa sera? Siamo qui per presentare un nuovo prodotto, ma soprattutto per dire che 12 anni fa eravamo una start-up e adesso, ormai dopo 12 anni, abbiamo prodotto una serie di innovazioni e Secure Access è quello che veniamo a presentare al VMF. Non ci siamo chiesti di chi è il problema, ci siamo chiesti qual è il problema, cosa ha causato questi problemi. L'abbiamo identificato con un nome che tutti voi avrete cominciato a capire, ad usare, che è la VPN. Quale VPN? La VPN che utilizzate da casa per lavorare. Perché la VPN è pericolosa? Perché era nata per fare delle altre cose. Quando voi vi collegate al vostro e-commerce, queste cose non succedono. Perché non succedono? Perché siete più o meno in questa situazione. Avete il vostro computer oppure il vostro personal device, vi collegate, usufruite del servizio, fate gli acquisti e questo termina. Ma cosa succede quando io mi collego per lavorare? Succede questo. Il vostro personal device diventa parte dell'infrastruttura. Diventando parte dell'infrastruttura, voi inconsapevolmente, se avete dei virus all'interno del vostro personal device, questi virus sono liberi di infettare i server e le infrastrutture su cui state lavorando. Questo è il problema. Due anni fa, all'inizio della pandemia, come a tutte le altre società, ci era stato chiesto di mettere in sicurezza delle persone che dovevano lavorare da casa. Avevamo capito che ci sarebbe stato un grossissimo problema. Il problema che ormai è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo varato un nuovo progetto, abbiamo assunto nuovo personale e oggi siamo qui a presentare la soluzione a questo problema. Oplon Secure Access. Secure Access innanzitutto fornisce le stesse funzionalità di una VPN perché ovviamente deve risolvere il problema, ma non è una VPN. Quindi abbiamo dovuto cambiare, pensare ad un'altra cosa. Innanzitutto la semplicità. Utilizza sempre e solo il browser, quindi non c'è da installare assolutamente nulla. Poi vi collegate e come vi collegate ad un sito di e-commerce incominciate a lavorare. Come? In sicurezza però, perché tutti i servizi che sono normalmente presenti all'interno di una organizzazione vengono messi in sicurezza attraverso il multifattore di autenticazione e non c'è assolutamente nulla da modificare sull'infrastruttura su cui sta agendo, perché questa è un'altra grande novità. Non faccio modifiche. Questa è stata la prima implementazione. Ma poi ci siamo spinti oltre. Anche il remote desktop, quindi i sistemi che utilizzate in ufficio, no, con sistemi a finestre, anche questi attraverso il browser.
e sempre con lo stesso multifattore di autenticazione, quindi voi fate un unico accesso. Abbiamo pensato anche ai sistemisti. Qui spezzo una lancia per i sistemisti. Chi sono i sistemisti? Sono quelle persone, ingegneri di sistema, che tengono in piedi internet. Sono coloro che quando non funziona qualche cosa, e ce ne sono tante di cose che non funzionano, intervengono tempestivamente e rifanno funzionare un servizio. Anche qui abbiamo pensato a loro, anche perché anche noi siamo sistemisti, a nostra volta, e abbiamo dato il massimo della facilità. Perché? Perché i sistemisti devono agire velocemente per intervenire. Abbiamo cambiato completamente il paradigma. Ma quali sono le vere novità introdotte, oltre al fattore di utilizzo? Nessuna possibilità di trasmettere virus. Voi quando vi collegate al vostro e-commerce non pensate assolutamente di trasmettere dei virus. Nessuna installazione. Nessuna installazione che cosa significa? Nessun aggiornamento. Uno dei problemi maggiori degli help desk è quello che assistere le persone che non riescono a collegarsi dal lavoro. Una grandissima parte del tempo viene spesa solo per cercare di lavorare. Impossibile divulgare login e password. Una volta dato il primo multifattore di autenticazione, tutto il resto avviene in maniera spontanea. Non si devono più digitare password. Questo introduce un'innovazione straordinaria, perché le cose che non si possiedono non si possono perdere e non possono nemmeno essere rubate. Tracciamento di tutte le operazioni. Per tenere sotto controllo, ovviamente, i servizi. Anche i power user, cioè i privilegiati che agiscono con un altro nome, in termini tecnici sono proprio i power user, comunque vengono tracciati perché Secure Access traccia tutte le operazioni. E questo è un grossissimo problema nei data center, tra l'altro sono delle norme di legge, e Oplon Secure Access assolve a questo problema. Impossibilità di utilizzare degli strumenti che non sono autorizzati. Quando io mi collego col mio personal computer di casa per fare delle attività lavorative, posso aver installato di tutto. E proprio questo poi tra l'altro è il problema poi dell'espansione dei virus. In questo caso io mi sto connettendo con il browser. Protezione della privacy dei lavoratori. Quante volte vi siete dimenticati la VPN accesa e avete incominciato a fare browsing sui vostri siti? Quel browsing, per legge, deve essere tracciato sui server dell'azienda. Quindi tutto quello che voi fate, dimenticandovi la VPN accesa, viene tracciato. È un grandissimo risparmiamo veramente tantissimi mal di testa. Mal di testa perché? Perché la VPN se non funziona ci innervosisce tantissimo e poi bisogna chiamare l'help desk e poi ritornare. Qui avviene tutto in maniera spontanea, non avendo installato assolutamente nulla. Anche l'usabilità, è un progetto che è durato 2 anni. Anche l'usabilità è stata concepita nei minimi particolari, il copia e incolla, il trasferimento di file attraverso drag and drop, l'accessibilità. L'accessibilità, cosa vuol dire accessibilità? Vuol dire che una persona che, ad esempio, non ci vede bene, deve ingrandire il carattere. Con il browser è semplicissimo e tutte le applicazioni che io utilizzo attraverso Secure Access hanno questa capacità, cioè di far lavorare tutti. È complicato però sostituire una VPN e lavorare in una modalità completamente nuova? No, anche a questo abbiamo pensato. Tutto in 3 mosse. Ho la mia situazione attuale con la VPN, affianco Secure Access ed elimino la vecchia VPN.
Quindi è un'operazione semplice, indolore. L'altra cosa interessante è che nelle applicazioni non viene aggiunto nulla. Non pensate a piccoli data center, pensate dal più piccolo data center a migliaia e migliaia di servizi all'interno del data center. Il fatto di aggiungere delle cose è una complicazione gigantesca, è un costo gigantesco e soprattutto una non mantenibilità nel tempo. Poi, mentre stavamo sviluppando, ci siamo resi conto che abbiamo realizzato qualcos'altro. Volevamo sostituire la VPN. In realtà non abbiamo solo sostituito la VPN, abbiamo reso un unico canale per avere diversi contenuti. Quindi non solo web, ma anche altri contenuti. L'operatore non si deve più domandare, ma devo collegarmi a un desktop remoto, devo collegarmi a una remote shell, oppure devo collegarmi a un servizio web. L'operatore si collega con il browser in maniera spontanea e naturale, utilizzerà un desktop remoto, una shell, oppure servizi web. Questa è una rivoluzione importante, se ci pensate. Cioè svincolo l'operatore dal capire, non è un tecnico, da capire che cosa ci sta dietro. Lui usa il browser esattamente come si collega al suo e-commerce. Qual è il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è l'anno prossimo, 2023. Stiamo già lavorando a quello che sarà l'ulteriore futuro, perché l'ulteriore futuro degli accessi sicuri adesso va verso i sistemi in mobilità. Immaginate che cosa può succedere se la vostra auto a guida autonoma ha dei problemi e viene violata. Sono degli argomenti importantissimi. Stiamo lavorando a questo e l'anno prossimo non solo vedremo a farvi vedere Upload Secure Access in mobilità, ma anche una cosa che è nata nei laboratori già ormai quasi un anno fa e che presenteremo l'anno prossimo nella sua interezza. Grazie. Grazie mille. Grazie Valerio. E complimenti. Grazie Valerio Mezzalira.